20 minuti di carteggiatura con carta da 400 grammi e come vedete in certi punti non sono ancora riuscito completamente a togliere questi strati di vernice inutile che oltretutto deformavano anche la essenza della colorazione del legno, oltre che essere stati dati su veramente male. Con il senno di poi non mi sarei mai imbarcato a questo processo a livello video, ma l'ho promesso a un amico e quindi una promessa è un debito. Prendiamo un po' d'alcol per andare a pulire e vediamo qual è il vero colore di questo legno. Al momento viene molto lucido, aspettiamo che venga assorbito e questo è il vero colore del legno. Si vedono le venature, quelle più interne con dei riflessi quasi argentati. «20 minuti e il portellino è pronto». E ora passiamo alla box. Indubbiamente un lavoraccio del genere avrei dovuto forse farlo d'inverno, ma vabbè, soprassediamo. Vi faccio vedere un dettaglio. Io sono 14 anni che lavoro nella levigatura del legno, sia di materiale pre-verniciato che verniciato, e vi posso garantire per esperienza personale, quando in una carta abrasiva troviamo tutti questi piccoli punti, significa nel settore del legno che la vernice è fresca. In questo caso, visto che parliamo di una mod che ha più di un anno alle spalle, questo significa che il processo di catalizzazione è stato completamente errato. Invece ho dovuto andare in profondità. Sono venuti fuori dei disegni di legno che prima proprio venivano a mancare. Vedete che belle particolarità. Adesso si opacizzerà naturalmente perché l'alcol evapora, ma questo mi fa capire se sono riuscito a levigare correttamente la box, che non ci siano segni strani. La lucidatura apparente che gli ho dato sopra andava bene e quando diventa opaca ritorna in conformità. Ed eccoci qui con le parti in causa. A questo punto mi rimane una scelta. Sono prodotti che li trovate in qualsiasi negozio. È un olio, questo è rosso, vedete, è un speciale protettivo per mobili, pavimenti, superfici in legno. È un prodotto che costa pochissimo, lo trovate sia di colore rosso che paglierino. Io gli voglio dare invece il paglierino perché voglio esaltare le venature. Se vi chiedete perché sto applicando un olio sulla nostra box, per un semplice motivo: io sono andato a carteggiare la box, quindi sono andato a togliere quella particolare protezione che veniva data dalla verniciatura. Ho reso di nuovo poroso il legno. Se non è di tipologia stabilizzata, il legno vive sempre, il legno respira, si muove perché risente molto delle intemperie e dell'umidità. A questo punto, avendo trattato la box con materiali abrasivi, sono andato a riaprire tutti i pori della mia box e a questo punto è una buonissima occasione. Questo olio entrerà nei pori di tutte le venature del legno in ogni sua piccola sezione e farà una molteplice funzione. La prima è quella di alimentare il legno, quindi di nutrirlo. Più il legno è nutrito, più eviteremo che il legno si imbarchi e lavori. La seconda cosa, entra il legno ed esce l'umidità, esce l'acqua che risiede all'interno del legno. Andate dalla vostra compagna o moglie, andate a rubare delle spugnette per il trucco e iniziamo a tamponare il prodotto. Io in questo momento sto nutrendo il legno. Dopo questo passaggio non potrò fare subito lo step successivo, devo dare il tempo di assorbire l'olio a secondo della temperatura, dell'umidità dell'aria, un assorbimento lento e graduale.
in più passaggi e io lo farò 2 volte, visto che sono andato in profondità a lavorare su questa box. Usando un olio paglierino vado ad esaltare, vedete, tutte le sfumature del legno. E sono andate via tutte le gocce di lavorazione di quei prodotti chimici che sono stati utilizzati e vado a nutrire il mio legno. È come se gli stessi dando da mangiare. E mi ripropongo di fare la stessa cosa sia per lo sportellino, entrambi i lati, che per la parte interna.